Sono afro-italiana. Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. Oggi volevo parlare di che cosa significa essere afro-italiana per me e di tantissime altre cose, ma prima, se non sei ancora iscritto al mio canale, you better subscribe! And you better turn on the notification, my dear friends. Allora, afro-italiano. Afro-italiano vuol dire che tu hai delle origini africane, però sei nato in Italia, quindi sei nato, hai conseguito gli studi in Italia, sei cresciuto in Italia. A mio avviso è afro-italiano, considero afro-italiano anche tutte quelle persone che magari possono essere nate in Africa, però sono venuti qui da piccolissimi, 2 anni, 3 anni. Questo termine mi piacerebbe tantissimo che entrasse proprio nel dizionario italiano, ancora non c'è, però ecco, io sono come tantissime altre persone afro-italiani. Purtroppo questo è un termine che è stato motivo di diverse discussioni, dibattiti, è un termine che non viene tantissimo accettato ancora in Italia. Tant'è vero che io tutt'oggi ancora ricevo domande sul perché sono qua, sul perché parlo bene l'italiano, semplicemente perché sono italiana con origini afro. Parliamo un po' degli aspetti dell'essere afro-italiani. La prima cosa che mi piace tantissimo dell'essere afro-italiana è che sono cresciuta ovviamente con 2 culture, perché dentro casa io avevo mia mamma che mi parlava sì in italiano, però quando le venivano i 5 minuti, quando si arrabbiava o magari parlava al telefono con i suoi amici, che lei non mi ha mai voluto insegnare l'Ibo, mai. Today I don't know the language of my tribe. Tutti gli africani ovviamente Shame on you, shame on you. You don't speak your language. vengo assolutamente incolpata di questa cosa, però io non ho colpe. All'epoca io pensavo che lei non me lo volesse insegnare, però col senno di poi pensandoci, ovviamente lei era straniera. Non era come me che sono nata e cresciuta qua e ho conseguito gli studi in Italia, quindi il suo obiettivo era quello di imparare l'italiano tramite me e mio fratello, e infatti lei oggi, grazie a me e mio fratello, e grazie ovviamente anche alla vita che ha vissuto qui in Italia, è riuscita ad avere una proprietà lessicale che non ha nulla da invidiare agli italiani autoctoni, ve lo posso assicurare. Sì, c'è un pochino di inflessione leggera afro, ma si sente veramente poco, quindi ecco, noi l'abbiamo aiutata ad imparare la lingua italiana e io purtroppo non sono riuscita ad imparare l'Ido, so solamente cose tipo Kedu, adumma. e niente, insomma, come dicevo prima, è un termine che ancora non è molto accettato, però mi spiace dirlo, ma sono afro-italiana. Quindi la cosa che mi piace di più è che mi sento molto ricca dentro, perché ho dentro di me sia la cultura afro, sia la cultura italiana. La cosa che mi piace di più ovviamente è potermi gustare a livello culinario tutte le prelibatezze, sia nel caso di africano, nigeriano, di mamma, e sia nel caso italiano, per la maggior parte delle volte italiano, perché ecco, siamo in Italia, quindi ci faceva mangiare italiano. Un altro aspetto che mi piace tantissimo dell'essere afro-italiana è che ho preso questa abitudine da mamma, che lei ha sempre mischiato l'Ibo all'inglese, cioè faceva troppo ridere, ma anche in realtà con l'italiano, quindi ho questa abitudine che ho preso da lei di mischiare le lingue. Tipo mi ricordo che a volte magari parlava Sometimes telecomando. Sometimes telecomando. dentro casa. Io sono cresciuta in questo modo e infatti mi ricordo che con mio fratello più piccolo ogni tanto ci veniva da ridere, perché dicevi, cioè è come se uno ti parla in francese, poi in inglese e poi in italiano in tutta una frase, cioè fa ridere. E infatti io tante volte anche nel canale faccio così perché sono cresciuta con mia madre che faceva così. Quindi per tutte le persone che si chiedono perché parli inglese e italiano, because I was raised like that, so what the hell is the problem? Un'altra cosa che mi piace è che ovviamente con il passare del tempo ho avuto modo di conoscere altre persone afro-italiane come Bellamy, come David, che sono oggi i miei migliori amici,
e raccontandoci magari degli episodi dei nostri genitori africani, cioè sembra quasi di vivere nella stessa casa, perché i genitori africani sono, non voglio dire tutti, cioè più o meno hanno una, come dire, un mantra di educazione dei figli molto molto simile. Adesso non so se tra l'est e l'ovest c'è qualche differenza sostanziale. Fatto sta che io, raccontando delle cose a Bellamy, ogni tanto, cioè, ci viene da ridere perché veramente sembra di essere cresciuti nella stessa casa. Una cosa invece di cui mi dispiace è che purtroppo essendo nati in Italia, però avendo avuto un'educazione africana, perché mia mamma è africana, molto spesso mi è capitato di sentirmi dire da africani: why do you call yourself African? Please, no, tu non sei africana. E allo stesso tempo ovviamente anche gli italiani mi dicono: no, tu non sei italiana. Quindi questa cosa un po' comunque dentro di te crea una crisi di identità, diciamo così. Ti dicono che non sei appartenente delle due culture, però in realtà sei cresciuto, no? Con entrambe le culture. Poi una cosa invece che ho riscontrato negli afro-italiani è che, ma negli africani in generale, purtroppo, è che c'è poco supporto, c'è veramente poco supporto, nel senso, mi dispiace. E poi vabbè, io ho sempre avuto mia madre che mi diceva: non ti fidare delle donne africane perché sono gelose, sono invidiose. Io ho visto delle cose che sono successe a mia madre da parte di altre donne africane, magari è un caso sui generis e magari è un'eccezione, però ovviamente essendo cresciuta con certi riferimenti, certe cose che mia madre ha dovuto subire da parte di altre africane, un attimo sono sempre stata: should I trust this person? Should I? O comunque, se c'è una persona che è particolarmente successful, si tende a cercare di buttare giù la persona o l'impresa in questione. Cioè io tipo mi ricordo che c'era una signora a Falconara che aveva un negozio e alla fine, con la cattiveria degli africani, ha dovuto chiudere. Quando ho aperto questo canale l'ho aperto perché quando disperatamente ho cercato make-up per pelle scura in italiano non c'era niente, cioè proprio non c'era un emerito C. Bellamy l'ho conosciuta perché lei aveva fatto un video in inglese su una parrucca che utilizzava e quindi poi ci siamo conosciute così, per esigenza, perché non c'era nessuno che parlava per noi, non c'era veramente nessuno. Invece adesso, grazie al cielo, ci sono dei canali che parlano in italiano di make-up, ma anche di altre cose. Ho voluto aspettare di crescere e di arrivare ad un numero bello cicciotto, grosso, per poter far conoscere a più persone possibili queste persone che sono sul tubo. Beh, innanzitutto vi invito a seguire Tommy Cuti, che è un cantante come me, e lui proprio è, secondo me, il rappresentante di questo termine afro-italiano. Infatti è il primo ragazzo afro-italiano ad aver firmato con la Universal, che è una label, comunque è un colosso. E quindi sì, lui è il portavoce proprio di questo concetto afro-italiano. Quando io penso afro-italiano, ovviamente penso a lui, anche perché il suo singolo di esordio è afro-italiano. Vi lascio tutti i suoi riferimenti qua sotto e quindi seguitelo. Il primo canale che mi è piaciuto tantissimo è quello di Chioma. Lei è una ragazza afro-italiana come me, però vive in Inghilterra, se non erro, oppure vive... UK, diciamo UK, così siamo vaghi. Comunque lei fa video lifestyle, fa video haul, parla di cose molto interessanti, è divertente, è bellissima e niente, io mi ricordo che l'avevo scoperta l'anno scorso perché lei parlava di stereotipi sulla pelle nera. Quindi quando ho visto questo video dove lei parlava del make-up per pelle scura, delle stupidaggini che le persone qui in Italia pensano su pelle scura, I was like, oh God, finally someone that is speaking about this. Che figata, finalmente qualcuno che parla in italiano ed è nero, che dice queste cose oltre me. And I was like, yes. E infatti quando l'ho scoperta avevo fatto proprio un post dedicato su di lei su Facebook, dove dicevo: guardate, che dite che sono io che dico queste cose, e dice anche lei, eccetera eccetera. Quindi andatela a seguire, vi metto il suo canale YouTube e anche Instagram, perché lei ha anche Instagram. Un'altra ragazza che però lei è nigeriana anche lei, ma purtroppo parla in inglese. Il suo nickname è Glam by Nina Gilbert.
Lei fa make-up tutorial, mi piace perché fa dei bellissimi look e in più perché cioè, i suoi video come quelli di Chioma sono dei video ben fatti, non sono video con una bassa qualità o comunque dei video arrufati alla cacchio. Io sono ovviamente una perfezionista, quindi se vi consiglio qualcosa è un qualcosa che mi piace veramente perché è fatto in un certo modo e segue quello che secondo me sono i canoni per avere un buon canale YouTube. E lei fa dei look fighissimi, proprio she's very nice. Poi un'altra ragazza che mi fa spaccare da ridere, mi fa veramente spaccare da ridere, è Judith. Si chiama Judith Mimi o Judith Mimi. Sorry girl, don't be mad at me. Lei è divertentissima. Intanto le sue storia time, andatevi a vedere le sue storia time perché spaccano. C'è tipo un video dove lei fa uno scherzo alla madre che mi sono scompisciata dal ridere, andatevelo a vedere, anzi ve lo metto anche proprio qua sotto il video di sua madre, di lei che parla al telefono con sua madre. E anche lei parla di lifestyle, parla di un sacco di cose, grandissimo potenziale questa ragazza, mi piace un botto. Poi ogni tanto ci scriviamo, no? She's good, she's very good, so you better check her out. Penso che vivi anche lei in Inghilterra, non lo so di preciso, comunque non vive in Italia, però fa dei video in italiano and she's Afro-Italian, so. Poi c'è un'altra ragazza che si chiama Linda Okachi e lei parla proprio di tantissime cose di cui io ho sempre voluto parlare, infatti inizierò anch'io a parlare di queste cose qua e ho già iniziato con questo video. Parla insomma di quello che vuol dire per lei essere afro-italiana, comunque essere nera, fa un pochino di vlog. Io non sono un amante di vlog, quindi non guardo i suoi vlog, però comunque check her out, she's good. Poi un'ultima ragazza che secondo me merita tantissimo, lei si chiama Amanda Cruz e lei l'ho conosciuta qualche mese fa perché mi ha scritto tipo su Twitter e lei ha veramente una bella qualità di video, si trucca e fa dei look veramente fighi, poi è proprio bella, ma in realtà tutte queste ragazze che vi ho consigliato sono belle, quindi anche di lei vi metto il suo canale YouTube e Twitter perché non so se ha Instagram e niente, ovviamente mi farebbe tanto piacere che se andate sui loro canali gli dite che li saluto. Poi un'ultima cosa che secondo me è veramente positiva della cultura black in Italia è che non esiste colorism. Colorism is the worst thing ever. Per chi non lo sapesse, adesso non so se la traduzione letterale in italiano sia colorismo, però è una cosa veramente brutta, praticamente è una sorta di razzismo tra i neri, nel senso che ti fanno pesare il colore della tua pelle e ti fanno sentire inappropriato per il tuo colore di pelle. A me è successo un po' di anni fa che mi venisse fatto pesare il fatto che io scrivessi dark skin perché in realtà io non sono dark skin, allora no, cioè nel senso per me i neri sono tutti neri. Mixed people, black people, albini, they're black. Per me sono neri. Cioè per me non esiste, no, tu non sei nero, tu sei più chiaro, non sei abbastanza nero. Cioè sta roba in Italia grazie al cielo non c'è perché veramente se ci fosse sarebbe un disastro. Perché già comunque viviamo una situazione su tanti aspetti svantaggiata, non mi veniva il termine, svantaggiata perché per dirvi, faccio un esempio stupido, io quando lavoro in teatro e bisogna usare le calze contenitive, quelle lì a rete, che che nascondono tutte le imperfezioni, eccetera, eccetera. Cioè, nel mio caso specifico, ogni volta devono prendere delle calze beige e gli devono fare il bagno con il marrone perché non esistono le calze per me, o magari per una persona scura come Bellamy. La biancheria intima non c'è e sono sicura che non c'è magari neanche per pelle super chiara. Cos'altro? Il make-up, insomma una serie di robe, quindi cioè, già abbiamo queste cose qui, già abbiamo episodi purtroppo di persone che sono poco intelligenti e che hanno dei problemi
e che dicono cose senza senso, tipo negro, tipo altre cose che non mi va di stare a ripetere. Quindi non ci mettiamo anche noi uno contro l'altro con il colore della pelle, perché veramente è la fine di tutto, secondo me. E quindi io sono felicissima che questa cosa in Italia non c'è, per fortuna, cioè siamo tutti neri, non c'è differenza tra tu sei più chiaro, tu sei più scuro, non c'è. Non esiste in Italia, quindi ecco, questi erano gli argomenti che volevo un po' affrontare in merito al discorso afro-italiano, che cosa vuol dire per me essere afro-italiana. Se siete arrivati fino a qui a guardare il video, scrivete #afro-italiano e noi ci vediamo al prossimo video.